Bentornati a Football Benchmark, questa è la nostra ultima puntata. Benvenuto, ben trovato Andrea Sartori, Global Head of Sport di KPMG. Ciao Luca. E naturalmente ben trovato, anzi benvenuto anche a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Grazie, ciao Luca. Oggi doppio ospite perché la puntata è doppia, perché come tutti gli anni nella settimana della Champions League c'è il Valuation Report di KPMG, ovvero un'analisi molto approfondita su come sono andate le squadre, il valore che avete dato voi alle squadre rispetto alla scorsa stagione, in assoluto sulle 32 migliori d'Europa. Andrea. Esattamente. Come ogni anno, è il quarto anno, noi presentiamo il valore d'impresa delle 32 squadre, diciamo, più importanti d'Europa, dove per valore d'impresa cosa si intende? Si intende la somma tra il patrimonio netto, i debiti meno la cassa. La metodologia che applichiamo è la metodologia del moltiplicatore del fatturato, in cui noi però sviluppiamo un moltiplicatore ad hoc per ciascuna squadra, tenendo presente 5 parametri. La redditività, ovvero i vari valori di profittabilità che vengono realizzati dalle squadre di calcio, ad esempio il rapporto tra stipendio e ricavi, i profitti prima del player trading e i profitti prima delle tasse. Teniamo presente la popolarità del club, in quanto più un brand è popolare, ha riconoscimento attraverso i social media, noi riteniamo abbia quindi un valore commerciale anche più alto. Il potenziale sportivo espresso attraverso il valore della rosa, e poi teniamo presente chiaramente anche il mercato in cui opera in termini di diritti televisivi, nonché diamo un peso maggiore alle squadre che hanno uno stadio di proprietà. Quindi questo è quello da cui siete partiti come metodologia di lavoro per arrivare, adesso andremo sempre più nello specifico in questo percorso verso la conoscenza o la scoperta dei valori di mercato delle 32 top in Europa. Avete fatto un raffronto non solo in base a quello che avete studiato negli anni precedenti, ma anche relativo alla situazione economica europea o mondiale, se vuoi, di questo periodo. E qui faccio intervenire anche Marco, perché è molto evidente dal grafico che c'è una netta crescita del valore delle top 32 delle squadre più importanti in Europa, a fronte invece di un'economia che non segue la stessa crescita. Questo, Marco, come te lo spieghi? Poi sentiamo anche Andrea nello specifico. Devo dire che il calcio come settore industriale ha manifestato già da un po' di tempo questo andamento, chiamiamolo anticiclico, no? L'economia va in un certo modo, il calcio continua a crescere, e questo ci dà due segnali secondo me molto forti: che esistono dei margini per far crescere il calcio in questo modo come industria anche in Italia, e che se gestite bene poi le squadre, oltre a produrre questo aumento di ricavi, possono produrre anche utili. E quindi non è detto che per forza chi mette soldi in una squadra debba farla poi per perdere sempre in assoluto. È pazzesca però la crescita, no Andrea? Dal 2016 al 2019, a 4 anni di questa vostra valutazione, la crescita è stata del 35% come valore complessivo delle 32. Assolutamente, 35% di crescita comparato alle, diciamo, 50 aziende europee più grandi, in cui nello stesso periodo c'è stato un decremento del 9%. Quindi, come diceva giustamente Marco, tutto ciò... Qui parliamo di eccellenza, cioè le 50 migliori contro le 32 migliori, quindi non è che abbiamo preso aziende a caso. Esattamente, e coprendo chiaramente tutto il mercato europeo, certo. Quindi la comparabilità è molto forte. È vero appunto il fatto che le società di calcio stanno divenendo sempre più degli asset molto interessanti anche per il mercato dei capitali, in quanto i cash flow delle squadre di calcio si stanno stabilizzando e c'è molta più possibilità rispetto al passato di avere delle previsioni più stabili circa la performance finanziaria di una squadra. Prima di passare alla prossima paga, Marco, c'entra la passione secondo te? Cioè un investitore appassionato di calcio investe più volentieri nel calcio, oppure il cuore ormai viene lasciato da parte? No, diciamo che finora tutti gli investimenti in borsa su squadre di calcio hanno seguito più il cuore che la testa finora, ed è stato forse questo il limite delle quotazioni in borsa dei club. Ora però esiste un altro modello di calcio, un calcio industriale, e forse la questione delle quotazioni, che era
diventata quasi di moda, insomma, dalla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, per poi trasformarsi generalmente in un fallimento. Ora però potrebbe forse tornare di moda. Lasciamo dire un'ultima cosa su questo dato, no? Questa crescita impetuosa del fatturato delle squadre, le 32 squadre migliori. Ecco, è interessante il fatto che in cima alla piramide calcistica si sta creando questo tipo di oligopolio, certo. E qui andiamo a incrociare tutto il discorso della Super Champions, perché è il grande spauracchio, no, di tutti gli altri club, quello che si vada a creare solo un calcio per ricchi. In realtà non è però un rischio, questi dati ci dicono che già esiste, allora bisogna forse pensare a un diverso modello delle coppe europee che possa favorire la redistribuzione di questa ricchezza, piuttosto che, diciamo, porsi il problema, diciamo, di una competizione, di manifestazioni a inviti piuttosto che di altro tipo. Questo è il dato aggregato. Abbiamo scorporato naturalmente il dato per campionati e non è affatto una sorpresa, perché ce lo siamo raccontato in questi 3 anni di Football Benchmark, come l'Inghilterra sia nettamente la più presenze, sia nettamente in percentuale quella che ha maggior valore, sia come numero di squadre che come numero di milioni di euro. Sì, 9 squadre rappresentate anche quest'anno in questa classifica, che fanno il 43% del totale. La Spagna è in seconda posizione con 6 squadre, ma con un valore rispetto all'Italia, anch'essa rappresentata da 6 squadre, che è quasi il doppio. Quindi il 22% della Spagna contro praticamente il 12% dell'Italia. Chiaramente in questo diciamo, analisi pesano tantissimo Real Madrid e Barcellona. Anche l'Atletico, mi verrebbe da dire. E anche l'Atletico. Sottolineo anche il fatto che la Germania con 3 squadre solamente ha un valore che è superiore rispetto a quello dell'Italia. Parlando di cristallizzazione del mercato europeo, vediamo che abbiamo semplicemente 5 squadre che non fanno parte delle cosiddette Big Five, che però insieme fanno solo il 4% del totale. Che è un po' il discorso, e torniamo al discorso che faceva prima Marco, per tua competenza e per tua immaginazione futura, l'Italia ha margini di crescita rispetto a questa situazione? Lo chiedo poi a entrambi, anche ad Andrea, oppure anche questa è una cosa che più o meno è cristallizzata? Guarda, io non so per esempio se c'è già il valore dei diritti esteri nuovi della Premier, che sul prossimo ciclo sono passati da 3 miliardi e 2 a 4 miliardi e 2 di sterline, e quindi diciamo che l'Inghilterra e la Premier continueranno a crescere, ed è quello l'obiettivo della Super Champions, di chi sta pensando alla Super Champions, cioè andare contro la Premier, perché altrimenti sarà la Premier la Super Champions e gli altri al massimo potranno essere invitati a giocare in Inghilterra. Tant'è che dico, sempre scherzando in questo periodo, che gli unici a cui converrebbe fare la Brexit in questo momento sono i club di calcio inglesi. E noi dovremmo essere al posto della Spagna. Avremmo dovuto essere in questi anni al posto della Spagna. Non ci siamo riusciti. Io credo che però ci siano tutta una serie di movimenti e di situazioni, di sviluppo, di piani strategici di molte squadre che permetteranno all'Italia sicuramente nei prossimi anni di superare la Germania e di andare all'inseguimento di quella Spagna che non avrà più Messi, non ha più Cristiano Ronaldo. La verità è, Andrea lo sa bene, che Real Madrid e Barcellona hanno sfruttato in questi anni, no, il fenomeno CR7 Messi, creando 2 mega aziende che vanno verso 1 miliardo di fatturato ciascuna e che difficilmente poi saranno scalzabili da quelle situazioni di dominio. Poi andremo a analizzare meglio anche l'Italia, perché le 6 italiane le abbiamo analizzate nel dettaglio grazie a KPMG. Andiamo però alle migliori 3. Non a caso, nelle migliori 3 c'è il Real Madrid, di cui ha appena parlato adesso Marco, e c'è il Bayern Monaco come terza, che recupera un po' di posizioni, se non ricordo male, rispetto alle passate valutazioni, che testimonia il fatto come mai la Germania con 3 sole squadre riesce comunque a essere avanti all'Italia. Il podio è cambiato completamente rispetto alle ultime 2 edizioni. Infatti il Real Madrid ha passato il Manchester United, che ha avuto un decremento del valore d'impresa dell'1%, mentre il Real Madrid è aumentato del 10%. Chiaramente la vittoria delle 3 Champions League e il notevole aumento dei ricavi, ora il Real Madrid ha 743 milioni di ricavi riportati al giugno del 2018, ha contribuito a questo incremento. Interessante appunto vedere come il Barcellona sia uscito da questa classifica, soprattutto a causa del fatto che i salari sono assolutamente
esplosi. Il rapporto tra stipendi e ricavi del Barcellona è dell'81% rispetto ad esempio al 50% del Manchester United e del Bayern Monaco, che ha peggiorato arrivando al 50% perché era al 46% la stagione precedente. Marco, secondo te pesano per il Manchester United, che era primo nella scorsa valutazione, quella dello scorso anno, anche i risultati sportivi? Sì, diciamo che noi stiamo parlando di realtà che in una strana e peculiare osmosi che c'è nel mondo del calcio, appunto, tra risultati economici e sportivi, fa sì che chiaramente gli uni alimentano gli altri e viceversa. Però è anche vero che queste realtà ormai hanno creato delle strutture economiche per cui dico che possono anche prescindere almeno per qualche anno dai risultati. Il Manchester chiaramente... Infatti è rimasto stabile, diciamo, il Manchester, meno 1%. Pensiamo al fatto che il Real Madrid ha visto esplodere i suoi ricavi negli anni in cui le Champions le vedeva col cannocchiale. Poi provava ma non vinceva la decima. No, però poi è arrivato una tripletta di fila. È evidente sì che un po' incidono i risultati, però parliamo di realtà davvero solide e che riescono, ripeto, a prescindere, possono prescindere per qualche anno. Infatti la vera sfida qual è? Quella di creare un'azienda sportiva che possa essere, come dire, alimentata da risultati sportivi, ma che possa anche prescindere magari da certi risultati in alcuni anni. Luca, solo una cosa, un commento su questo, cioè il risultato sportivo ti aiuta in due modi, soprattutto ad accrescere il valore commerciale, i ricavi commerciali della squadra, ma inoltre ti aiuta ad aumentare il valore della rosa e di conseguenza eventualmente anche a fare un player trading di un certo livello e più efficace, che può portare a dei risultati positivi. Cambia la top 3, cambia anche la top 10. È cambiato tutto. E di rivoluzioni, fra virgolette, ce ne sono molte, Andrea. Quest'anno è stata veramente un'edizione interessante, perché se prendiamo le 10 squadre che appunto fanno parte di questa classifica, tutte hanno cambiato posizione con l'eccezione del Manchester City, che è rimasto in quinta posizione. Cosa possiamo vedere da questa analisi? Abbiamo 6 squadre inglesi tra le prime 9 e anche questo conferma la forza assoluta della Premier League. Abbiamo 2 squadre che hanno passato i 3 miliardi di euro e abbiamo ben 8 squadre che valgono più di 2 miliardi. La squadra che ha perso più posizioni è l'Arsenal, che ha perso appunto 2 posizioni a vantaggio di Chelsea e Liverpool. La Juventus è l'unica squadra italiana rappresentata in questa classifica, era nona, nonostante una crescita del 19%, è stata passata dal Tottenham, che appunto è cresciuto del 31%, lo vedremo più avanti, ha dei risultati che sono assolutamente positivi, non solo sportivamente ma anche a livello finanziario. E poi abbiamo una tedesca, come negli altri anni, che è appunto il Bayern Monaco in terza posizione. Ti aspettavi una Juventus che, nonostante questa crescita, faccia un passo indietro? Beh, più che altro sono gli altri che corrono di più, Esatto. Nel senso che il Tottenham è esemplificativo, no, di questo discorso che facevo prima di osmosi tra risultati sportivi e economici. È un puro caso ovviamente, ma nell'anno in cui inaugura il nuovo stadio va in finale di Champions e soprattutto crea dei presupposti di crescita ulteriori, perché la cosa più banale che mi viene da dire, insomma, non so se avete visto anche voi quelle immagini delle birre, no, che si riempiono da sotto, no, questa nuova strumentazione che hanno nel nuovo stadio del Tottenham, e tutto quello che c'è intorno alla partita permette al Tottenham oggi di incassare quasi 1 milione di sterline a match, e parliamo di entrate, ripeto, che non hanno a che fare con i biglietti, con gli abbonamenti, con la corporate hospitality, ma con tutto quello che viene servito, insomma, nei giorni della partita o anche non nei giorni della partita, cosa che farà crescere ulteriormente il Tottenham. E la finale di Champions credo sia un bel biglietto da un premio e un incentivo allo stesso tempo. Parlavamo di risultati sportivi. E prima tu ci dicevi il risultato sportivo aumenta il valore della rosa, è molto evidente questo parallelo anche nel discorso di valutazione complessiva di valore che avete fatto delle squadre con la prossima grafica, cioè quanto sono cresciute le squadre dal 2016 colonnina blu al 2019 colonnina rossa nel valore della rosa, secondo le valutazioni di KPMG, che da quest'anno ha anche il valuation tool per i giocatori. Insomma, non c'è nessuno che non abbia aumentato, ma che non abbia aumentato di tanto. Balza all'occhio naturalmente chi ha aumentato oltre il 100%, e sono molte le squadre che hanno aumentato del doppio il valore della rosa.
Abbiamo 3 squadre, Luca, che hanno più che raddoppiato il valore, sono le 2 squadre di Manchester e appunto la Juventus, e chiaramente, essendo i calciatori un asset fondamentale del bilancio delle squadre di calcio, tutto ciò va ad impattare positivamente sul valore di impresa appunto dei club. Però abbiamo le 2 finaliste della Champions League di quest'anno che hanno praticamente quasi triplicato il loro valore di impresa, e vediamo che il Liverpool ha passato oltre il miliardo di valore della rosa. Sono con una 3 le crescita... squadre che hanno sopra il miliardo, ce l'avevamo detto anche noi nelle passate Però edizioni. il balzo del Liverpool, faccio intervenire anche Marco, e del Tottenham, diceva poco prima Andrea, addirittura triplicato. Beh, credo che sia conseguenza dell'ottima stagione, ma in realtà delle ultime stagioni, no? Il Liverpool viene già da una finale di Champions, ha confermato, e addirittura aveva speso tantissimo sul mercato, più di 200 milioni di sterline per rinforzare La ulteriormente. cosa curiosa infatti è che, tra questo lo dico da esperto di mercato, il Tottenham ha triplicato la rosa senza aver fatto mercato. Beh, perché dovevano finanziare lo stadio, certo. ma allo stesso tempo avevano giocatori su cui hanno creduto e che hanno sviluppato. Certo. L'unica cosa, curiosità che appunto volevo chiedere ad Andrea, è l'assenza del Paris Saint-Germain, che ho notato in queste grafiche. È un'osservazione esatta, infatti il Paris Saint-Germain non risulta nelle prime 10 in termini di valore di impresa, è 11ª, subito dietro la Juventus, però come valore della rosa è in 5ª posizione. Però non riesce in un certo senso a capitalizzare su questo valore della propria rosa e di conseguenza a raggiungere determinati indici di redditività, nonché tutti gli altri parametri che la portano a essere nelle top 10. In breve possiamo dire che li paga troppo i giocatori? O li paga al top della propria prestazione? No, non necessariamente, perché se guardi il rapporto stipendi-ricavi non è poi così eccessivo come ad esempio quello del Barcellona. C'è tutta un'altra serie di parametri che non consente al PSG di entrare nelle top 10. Diciamo poi che c'è anche un discorso, credo che sia legato anche alla redditività un po' gonfiata, diciamo, nel senso che non tutti questi ricavi, no, siano oggi ascrivibili a quello che è il valore della squadra. Molti contratti, certo, lo sappiamo, dipendono insomma da enti del Qatar, e quindi dalla stessa proprietà, e quindi questo forse abbassa un po' il valore, anche se in questi anni il Paris Saint-Germain ha anche siglato accordi, certo, con soggetti che non sono del Qatar, proprio perché insomma, se hai rosa, Mbappé e Neymar insomma, valgono lo stesso. Certo. Andiamo a guardare allora le italiane invece, perché della Juve abbiamo un po' parlato, rimane sì, nella top 10, 10ª posizione, è 1,5 miliardi di euro come valutazione complessiva della rosa. Il grande balzo in avanti, ed è evidente sia dalla classifica che dalla percentuale rispetto alla passata stagione, è l'Inter. Sì, l'Inter è cresciuta del 41% ed è la squadra che è cresciuta più di tutte le 32 squadre europee. Inoltre ha fatto un balzo di ben 5 posizioni in questa classifica, passando dal 20° posto al 15° posto. Indubbiamente ciò che ha contribuito a questa crescita, come abbiamo visto in un paio di puntate precedenti, l'Inter ha aumentato moltissimo i ricavi commerciali, oltre il 120% negli ultimi 2 anni, e di conseguenza questo l'ha portata ad ottenere tale risultato. Sottolineo anche che è la squadra italiana che nei 3 anni analizzati è cresciuta più di tutti, 73%, mentre la Juventus è cresciuta del 57%. Possiamo dare un merito ulteriore all'Inter, perché comunque era anche sotto fair play finanziario, con delle limitazioni comunque non banali? Direi proprio di sì, e in un certo senso anche direi che il fair play finanziario ha disciplinato in un certo senso le attività gestionali e manageriali dell'Inter, che l'hanno portata appunto ad ottenere questi risultati. Luca, sottolineerei l'ottimo risultato della Lazio, che ormai sfiora i 300 milioni di euro, mentre il Milan è cresciuta dell'8%, e se però guardiamo gli ultimi 3 anni la crescita totale è praticamente limitata, se non insignificante, perché parliamo praticamente solo del 2%, Marco, che è piuttosto limitata. Guardando queste società, facendo riferimento anche alla proprietà, secondo te questo rispecchierà, magari nel medio periodo, non necessariamente nel breve, anche una serie di rapporti di forza nel campionato? Beh, guarda, io da quando è arrivato Suning dico sempre, insomma, e l'ho detto anche quando l'Inter era un po' più dietro, tentava andare in Champions, che le 2 grandi a contendersi il vertice del calcio italiano saranno nei prossimi anni Juventus ed Inter. Ovviamente il percorso dell'Inter di crescita è stato un po' rallentato e da fair play finanziario e comunque da questi cambi societari, però consideriamo il fatto che il fatturato dell'Inter l'anno scorso ha sfiorato i 300 milioni
parlo del 2018, quindi non c'era ancora l'impatto della Champions fatta quest'anno, quindi supererà i 300 milioni, quindi senza plusvalenze, e quindi arriverà molto vicino a quello della Juventus, e comunque distaccheranno le altre. È anche vero che la crescita dei contratti commerciali dell'Inter in questo momento deriva soprattutto dall'impegno di Suning o di aziende vicine a Suning. Hanno raggiunto in questo senso quasi il massimo di quello che l'UEFA in qualche modo contiene, parliamo di quasi un terzo del fatturato complessivo. La vera sfida per l'Inter qual è adesso? Consolidando la Champions, magari con un Conte in panchina, è quello di avere nuovi contratti commerciali, nuove sponsorizzazioni e far crescere questo tipo di ricavi, e poi naturalmente c'è la grande sfida dello stadio. Dopodiché dietro vedo il Milan che, al di là della delusione di queste ore, quando avrà il suo passaggio poi alla proprietà definitiva del fondo Elliott, potrà tornare a certi livelli, perché il Milan europeo serve anche alla UEFA, e quindi nella prossima interlocuzione con i vertici della UEFA bisognerà capire. Forse ci sarà l'esclusione per l'Europa League di quell'anno, ma spero poi non ci siano ulteriori sanzioni sul percorso di rientro, permettendo quindi al Milan di poter crescere in questo senso e non di dover svendere la rosa per rientrare. La Roma è stata un po' frenata dalla questione stadio, lo sappiamo, e in qualche modo il risultato sportivo di quest'anno è anche il frutto di tanti problemi che sono derivati da questo tipo di blocco. Top e flop rispetto alla passata stagione. L'Inter, già l'hai detto, è quella che è cresciuta di più in percentuale rispetto alla passata stagione. Non potevano non esserci Liverpool e Tottenham, perché abbiamo visto la crescita soprattutto per quanto riguarda il valore della squadra. Sorprende che ci siano nei flop di fatto due che al 4%, che è definibile una piccola perdita. Galatasaray, in questo meno 26, che cosa lo dobbiamo? Beh, in parte sono un po' le sanzioni derivanti dal financial fair play, e in parte anche la svalutazione della lira turca che ha contribuito. Un punto sul Tottenham che tenderei a sottolineare: il 31% è impressionante, però è ancora più impressionante se valutiamo rispetto al primo anno in cui facemmo questo report, il 1° gennaio 2016, il valore è più che raddoppiato, 110%. Allora, visto che di Liverpool-Tottenham parliamo, non possiamo non parlare della finale. Non vi chiedo, se non alla fine, il pronostico della finale di Madrid, però a livello economico, che cerchiamo sempre di capire se poi i soldi possono influire sul risultato sportivo, c'è sicuramente una prevalenza Liverpool per tutta una serie di fattori che abbiamo analizzato. Il Tottenham, insomma, se la gioca, un rapporto stipendi-ricavi eccezionale. Non l'ho mai visto, Luca, una cosa del genere negli anni. Io non ho mai visto un rapporto tale tra stipendi e ricavi sotto il 40%, neanche nelle squadre tedesche. Anche per i ricavi operativi è vero che il Liverpool è molto avanti, ma si difende molto bene il Tottenham. Insomma, finale a sorpresa sì, visto che comunque il Tottenham ha eliminato il Manchester City. Forse, Marco, ma non troppo. Guardate i parametri economici. Sì, guarda, direi che dal punto di vista, diciamo, sia sportivo che economico era facile prevedere in questi anni un dominio inglese. Poi in realtà si è manifestato tardi, no? Rispetto a questa crescita economica, che negli ultimi anni le due spagnole riuscivano comunque a prevalere. In questo senso abbiamo una sorta di allineamento tra valori economici e valori sportivi con questa finale, e la cosa che sorprende di più è che la squadra che ha vinto la Premier in questa lotteria non c'è tra queste e le altre due finaliste, e non c'è la squadra più ricca, c'è il Manchester United. Certo. Quindi nelle finali questo ci dà la forza sportivo ancora sul campo, del movimento, e dopodiché in realtà la prevalenza è ancora bassa, cioè quando c'è questo tipo di dislivello economico, in realtà possiamo dire che le due squadre si equivalgono, perché presumibilmente se hai 430 milioni di ricavi operativi, al di là del rapporto lusinghiero tra stipendi e ricavi, una squadra scarsa non ce l'ha, insomma. Quindi sì. Direi anche che il valore della rosa, certo, è tutto vicino, sommato abbastanza simile, e tendo anche a dire una cosa: se vediamo i profitti anteimposte, sono le due squadre che quest'anno hanno realizzato il record di profitti nella storia del calcio. Grazie davvero Andrea Sartori, soprattutto per tutta la stagione, ci ha accompagnato verso Luca. La spiegazione dei numeri, bilanci. Grazie anche a Marco Belinazzo, grazie a voi, che ci è venuto a trovare stasera. Football Benchmark torna il prossimo anno, lo possiamo dire? Assolutamente. Al prossimo anno allora. Grazie a tutti.